Buongiorno, sono Matteo Moretti, titolare di Vistosi. Oggi siamo qui con Valentina Gasparoni, la responsabile marketing, che salutiamo. Buongiorno. Andrea Pilotto, il co-founder di Wow Solution. Buongiorno. E poi i tre co-founder dello studio svizzero Atelier UI, che salutiamo. In primis Armand Louis. Bonjour. Aurel Abi. Bonjour. E Patrick Raymond. Bonjour. Ho chiesto a loro di essere qui con noi oggi perché sono stati i compagni di questo viaggio che ci ha accompagnato fino al risultato che oggi potete vedere, e sono stati loro che hanno reso possibile tutto questo. Sapevamo fin dall'inizio che sarebbe stata un'impresa davvero difficile, davvero impegnativa e ricca di incognite, anche perché entravamo in un mondo nuovo che nel nostro settore probabilmente nessuno aveva ancora sperimentato. E alla fine abbiamo lavorato tutti assieme con uno scopo comune, quello di arrivare all'obiettivo unico di avere un risultato di grande qualità, indipendentemente dalle energie, dagli sforzi e anche senza limiti di tempo. Quindi non abbiamo voluto imporci una deadline sulla consegna, non abbiamo voluto darci dei limiti nel volere rimanere anche in termini di budget. Abbiamo voluto veramente dire deve essere una cosa unica e alla fine quasi un'opera d'arte. Oggi vorremmo raccontarvi di come questo mondo virtuale in cui vi trovate è nato e raccontarvelo dall'inizio, dal punto di vista delle emozioni che hanno coinvolto il team nel dover affrontare tutta una serie di problemi e di trovare delle soluzioni per incastrare delle esigenze tecniche, delle esigenze architettoniche, ma anche di esposizione dei prodotti dell'azienda, dei modelli dell'azienda. È importante sottolineare che abbiamo avuto un lavoro che è durato 2 anni, che ha coinvolto un team di 10 persone fisso, oltre a varie collaborazioni esterne che abbiamo chiamato di volta in volta per aiutarci nelle modellazioni dei modelli, nella parte di rendering, di prodotto, eccetera. All'inizio ci siamo posto, come dicevo prima, degli obiettivi che erano generici perché non sapevamo ancora dove saremmo arrivati, quindi ovviamente non potevamo dall'inizio già aver chiaro il quadro. Avevamo degli obiettivi, quindi era quello di poter comunicare in modo semplice e chiaro, con la complessità di avere oltre 80 collezioni e oltre 400 modelli da dover esporre. E quindi abbiamo dovuto pensare a qualcosa che già dall'inizio fosse un qualcosa di facile utilizzo, quindi un modo di comunicare che potesse arrivare all'utente senza dover far perdere all'utente troppo tempo. Direi di chiedere subito a Valentina come è iniziato il progetto e quali sono state le motivazioni iniziali che hanno spinto l'azienda a fare questa scelta. Abbiamo condiviso insieme la necessità di rinnovare il nostro sito, che ormai aveva qualche anno, e questo ci ha spinto a fare un'analisi di quello che poi il web offriva. E da questo è emerso che le tecnologie utilizzate anche nel mercato della concorrenza o da altre aziende comunque avevano dei siti molto tradizionali che si sviluppavano in 2 dimensioni con una fruibilità di contenuti dall'alto al basso, da destra a sinistra, ma che comunque era sempre dentro un contenitore a 2 dimensioni. Allora così, confrontandoci, ci è venuta un'idea, quella di far vivere al nostro ospite, un'esperienza. E questo era possibile inserendolo all'interno di un contesto virtuale. Un contesto virtuale che sarebbe stato poi ricco di contenuti, sia video che di risorse poi scaricabili, e che permettesse al meglio di rappresentare le oltre 80 collezioni che noi abbiamo, che sono frutto di un lavoro del tutto artigianale, dove finiture, colore e lavorazioni sono molto importanti e che sono proprio il plus dei nostri prodotti. Per questo abbiamo pensato che un ambiente 3D potesse
essere sicuramente la risposta migliore per dare il valore che hanno ai nostri prodotti e comunicarli al meglio al nostro ospite finale. E per questo abbiamo iniziato a mettere insieme i pezzi di questo progetto dal punto di vista tecnico, grafico, piuttosto che tutti gli aspetti che poi sono subentrati successivamente per lo sviluppo di questo progetto. E abbiamo chiamato un fornitore che abbiamo selezionato dopo una selezione abbastanza lunga, e abbiamo trovato la nostra persona giusta, Andrea. Ora vorrei chiedere ad Andrea di Wow Solution di raccontarci, io mi ricordo ancora la tua faccia al nostro primo incontro quando ti abbiamo esposto tutte le nostre richieste e i nostri obiettivi, che diciamo che la tua reazione, anche quella del tuo team che era là con noi a quel tavolo, è stata diciamo di grande stupore. Ecco, raccontacela tu. Sì, Matteo. Devo dire che più che una riunione è stato un interrogatorio, era si può fare o non si può fare, si può fare o non si può fare. E sicuramente si trattava di un progetto ambizioso dal punto di vista dimensionale, perché stiamo parlando di oltre 80 collezioni, veramente tante referenze, tante cose da realizzare, e poi perché stiamo parlando del vetro. Si condivideva anche con i ragazzi di Atelier OI, il vetro è una delle cose più difficili da rappresentare. E quindi quello che mi è successo è stato dire: questi o sono matti o possiamo fare qualcosa di buono assieme. E mi sbagliavo, perché sono matti e siamo riusciti a fare qualcosa di buono assieme. Bene, e all'inizio si parlava solamente di fare uno showroom, quindi di esporre degli oggetti all'interno di un ambiente tridimensionale, magari con la possibilità di selezionare, di scaricare una scheda, di aggiungere un oggetto a una wish list, e quindi diciamo una cosa forse già vista, quindi non ti abbiamo proprio spaventato subito, forse dopo siamo andati oltre Esattamente. il limite dello stupore. Se penso a come abbiamo realizzato, quale era l'idea iniziale e riguardo oggi il progetto, mi rendo conto che abbiamo cambiato completamente, non tanto la visione, perché la visione è rimasta quella ed si è arricchita nel tempo, quanto piuttosto siamo riusciti ad arricchire di esperienze, di funzionalità. Abbiamo trasformato un normale showroom virtuale, dove si possono vedere i prodotti, in una vera e propria virtual brand experience, dove si possa vivere qualcosa che parli di Vistosi e della sua artigianalità. Sì, io vorrei anche sottolineare un aspetto del lavoro di team. Da parte nostra abbiamo comunque dall'inizio dato obiettivi ambiziosi, ma non abbiamo voluto porre limiti anche di tempo, cioè dire vogliamo arrivare all'obiettivo, non è importante quando ci arriviamo, l'importante è arrivarci, e mano a mano che andiamo avanti, se ci vengono nuove idee, se possiamo diciamo migliorare l'input iniziale, lo possiamo fare allungando i tempi, allungando o aggiungendo anche budget di investimento. E secondo me questo è stato proprio un lavoro complessivo, perché sia da parte vostra di accettare nuove sfide e aggiungere, e anche in alcuni casi tornare indietro su tentativi, d'altronde nuove tecnologie vuol dire anche poter fare degli errori, avere anche degli intoppi e dover tornare indietro, quindi decidere assieme da parte nostra di voler investire nel ricominciare, e da parte vostra anche di tenere per tanti mesi, ricordo quasi 2 anni di lavoro, un team bloccato su un unico cliente deve essere, diciamo, qualcosa di veramente sfidante. Certo, sì, secondo me diciamo, una delle cose che mi ha sorpreso più di tutte, riguardando questo progetto all'indietro, è stata comunque la tenacia nella visione del management, perché è una cosa che ne parlavo anche con Nicolò e con gli altri ragazzi da IVAB, non è solito vedere. Poi questa visione è stata messa a terra da 2 caratteristiche importanti. La prima è la pazienza di un team che comunque ha saputo raccogliere questi input, sia in Vistosi che in Wow, e trasformarli in pazienza, in attività, in release, in modifiche. E dall'altro, mi permetto di dirlo Matteo, la mano di uno studio che non ci ha messo solo la firma, ci ha messo un'idea. Stai anticipando. Non posso. Diciamo che facendo un piccolo passo indietro, quando abbiamo aggiunto varie funzionalità abbiamo cominciato a dire ma allora oltre che vedere lo showroom, vedere i prodotti, perché non facciamo vedere anche la vetreria? Perché non facciamo vedere anche dentro i prodotti la parte tecnica dei nostri moduli a LED? Quindi abbiamo aggiunto varie tecnologie. E poi abbiamo detto, ma per renderla ancora più
realistica questa visita, perché non diamo una contestualizzazione a questo ambiente, perché non lo facciamo in una nostra area, quindi abbiamo pensato alla nostra sede di Murano, dove si poteva inserire questo nuovo showroom. Però a quel punto avremmo dovuto non solo disegnare il layout interno di questo showroom, che poi è diventato qualcos'altro, come ben sapete, e quindi all'epoca, oltre che aggiungere problematiche tecniche, abbiamo aggiunto anche problematiche proprio di layout e di studio. È stato lì che tu mi hai anticipato che abbiamo pensato di dire a questo punto dobbiamo disegnare un'esperienza complessiva che ti permetta proprio di arrivare in questo luogo, quindi a Murano, e di visitare dall'esterno l'intera struttura di Vistosi, lo showroom, la vetreria e quant'altro. Ed è stato lì che ho avuto l'idea di chiamare lo studio Atelier OI, lo studio svizzero con il quale abbiamo già collaborato per parecchi progetti, e ho chiamato Armando in particolare e ho chiesto a lui di poter fare una conference call per fare un briefing di progetto, per sentire se voleva partecipare a questa esperienza, e vorrei chiedere a lui come se si ricorda le emozioni, i primi incontri, le prime sensazioni di quando ci siamo sentiti la prima volta. Oui, pour nous, c'était une belle surprise. On est habitué à travailler depuis 15 ans, qu'on se connaît à travers différents projets, mais c'est clair, on a beaucoup travaillé sur le produit. Et puis, cette question a soulevé chez nous beaucoup de réactions, et puis de savoir, disons, d'entrer dans ce monde virtuel, disons, c'est clair que pour nous, on est habitué depuis 30 ans à travailler ensemble, mais c'était la première fois qu'on entrait vraiment dans quelque chose qui est pas concret, hein, de rester c'est entre une forme d'imagination, et puis ça n'est pas matérialisé. Et puis nous, on est très habitués à travailler sur la matière. Alors c'était une grande question de savoir comment on allait aborder ce projet. Et puis le deuxième élément, c'était le fait de travailler sur un site comme Murano, où on doit avoir, avec tout le respect qu'on doit avoir pour un site historique, donc c'était une espèce de question de savoir quelle attitude, quel niveau on pouvait avoir pour entrer dans ce projet. Donc c'est des questions qui paraissaient un peu essentielles. Et ensuite, il y a comme on n'est pas habitué de travailler dans ce monde virtuel, c'était on s'est imaginé qu'on pourrait apporter quelque chose, parce qu'on est habitué à faire des scénographies où on entre dans une espèce d'immersion. Et puis, on aborde ce projet de cette présentation, de ce musée virtuel, un peu sous la même forme qu'une installation. C'est d'entrer dans ce monde imaginaire. Quando abbiamo scelto lo studio Atelier OI per essere i nostri partner in questo progetto, sapevamo che loro curano i dettagli, non scendono a compromessi con la committenza e ci tengono molto alla loro firma. Per questo chiedo a Patrick dello studio di raccontarci se alla fine il risultato finale rispetta le aspettative. Oui, tout à fait. Je pense pour nous, c'était déjà une chance de pouvoir faire ce projet, mais aussi de pouvoir découvrir un nouveau lieu d'expérimentation. Comme l'a dit Armand tout à l'heure, on vient de la matière, on est plutôt dans le physique. Donc d'une certaine manière, de pouvoir entrer dans quelque chose qui est beaucoup plus abstrait, c'est aussi une chance de pouvoir redécouvrir. Peut-être redécouvrir aussi des éléments qui vont nous faire revivre ou bien revoir en fait la réalité de manière différente. Donc pour nous, c'est intéressant parce que c'est un lieu où on peut expérimenter, où on peut essayer de nouvelles manières de communiquer. Et finalement, c'est pour nous un peu une découverte. On repart un petit peu à zéro, donc quelque chose qu'on n'a jamais vraiment pratiqué. Et ça, c'est vraiment une chance, parce qu'à la fin, on peut tester, mais on peut aussi découvrir en fait la réalité et avoir envie de la toucher à nouveau. Et je pense que c'est aussi le but de ce musée, c'est à la fois de pouvoir voir les produits, mais après d'avoir envie de pouvoir les découvrir et de les toucher. Sapevamo fin dall'inizio che questa sarebbe stata la nostra sede per sempre, quindi un progetto destinato a durare nel tempo e per sempre legato a una firma importante dell'architettura. Quindi vorrei chiedere ad Aurel dello studio Atelier OI
che ci racconti brevemente la parte architettonica del progetto. Oui, quand l'Atelier a reçu la demande pour l'intégration de ce musée virtuel, il y a quand même plein de questions qu'on se pose. Qu'est-ce qui doit être réel? Qu'est-ce qui doit être virtuel? Comme architecte, l'Atelier travaille toujours contextuel. On essaye d'analyser le lieu. Donc, à Murano, on est sur une île. Une île, elle est limitée au niveau de sa surface. Donc, il y a déjà un problème de densité ou un thème de densité. Donc, on aurait pu peut-être aussi s'imaginer de faire quelque chose qui s'inspire du monde virtuel et qui perd toute relation avec le contexte. Mais on a choisi le contraire. On a essayé de faire un corps qui s'intègre dans ce contexte, parce que c'est un endroit historique. On avait le respect de ce lieu, on voulait sentir le lieu au niveau de la matérialité. Il y avait quand même un thème qui est particulier d'être à la limite de l'eau. Donc, en quelque sorte, le bâtiment, il avance en fait sur l'eau, il vient accueillir les visiteurs. Il y a un geste de protection dans son idée de coupe. Elle protège tous ces objets en verre qui sont assez fragiles. Et il y a aussi un lien entre l'eau et le ciel. Donc, c'est un peu comme une parenthèse qu'on ouvre pour plonger dans un monde. Et en fait, ces questions, qu'est-ce qu'aujourd'hui doit être réel ou on doit toucher, c'est clair, comme Armand et Patrick disaient avant, souvent l'Atelier, on dit, on pense avec les mains. Et c'est clair, c'est pas parce qu'on pense pas avec la tête, mais on essaye de toucher les choses. Et c'est vrai que ce projet, il est vraiment à la limite, parce qu'à la fin, l'objet qu'on veut acheter, qui est un objet en verre, on est dans le monde clairement réel. Et l'attitude comme architecte, c'était vraiment dans le monde réel. On pourrait s'imaginer peut-être que ce bâtiment va un jour être construit. Mais on a aussi un thème de l'échelle. Et c'était là où il y avait un peu un thème qu'on disait, au niveau vertical, on aimerait pas perdre toute notion de l'espace. Et étant donné que l'Atelier travaille comme architecte et aussi comme designer, ce jeu d'échelle du petit au grand, c'est quelque chose qui nous parle. Hein. Dès qu'on dessine un objet, on est dehors. Dès qu'on fait l'architecture, on est dans l'espace. Donc, cette relation, on voulait absolument le garder donc, au niveau de sa proportionnalité, parce que sinon, on perd toute référence. Donc, cette référence à l'être humain, pour nous, c'était important, et aussi cette référence de la proportionnalité des volumes, quoique on a réfléchi que peut-être le bâtiment depuis son intérieur pourrait être dans l'indéfini en fait. Ça pourrait se prolonger, par contre dans la coupe, ça a une échelle définie. Grazie Aurelio. E aggiungo che poi, una volta sviluppata la parte architettonica, che aveva già la sua complessità, come abbiamo detto, eccetera, abbiamo dovuto pensare alla parte del layout espositivo interno e quindi abbiamo dovuto chiedere un'altra sfida allo studio Atelier. Abbiamo dovuto chiedergli di trovare il modo di esporre all'interno di questo ambiente così grande quasi 400 modelli nelle diverse combinazioni di colori, configurazioni, quindi non solo a pensare il layout ma anche poi aiutarci a posizionare tutti quanti questi elementi, quindi è veramente una sfida enorme. E vorrei chiedere ad Armand, quella volta quando abbiamo cominciato, come è stato l'approccio a questa enorme sfida. Alors c'est vrai que pour dérouler le contenu de ces 80 collections, dans cette section, on n'a pas fait une coupure entre l'architecture et puis la présentation intérieure. La section de l'architecture nous donne déjà un élément de construction qui est ces gradins. Et puis après, quelque part, on a développé un système avec une seule matière qui est des lames d'acier, un jeu de décomposition. Et puis c'est un peu comme une phrase, ça veut dire qu'on a, avec ce dispositif, on a créé comme une espèce de lecture, comme dans une phrase où il y a des ponctuations, il y a des virgules et il y a des points. Donc après, dans ce grand profil, l'idée c'était de dérouler ces 80 collections.
et puis de jouer avec ces effets de profondeur. Donc on est un peu comme dans une portée musicale avec les notes, où on peut jouer autant dans la profondeur que dans la lecture, dans la longueur. Et puis tout ça en conservant un peu ce que tu disais, Aurel, c'est le contexte, c'est important aussi, malgré cette notion d'infini, de conserver l'image des deux extrémités. Ça veut dire que d'un côté, une image qui donne sur la lagune, et puis de l'autre côté, où on voit un fragment de la ville en face, de la construction en face des vieilles maisons de Murano. Merci Armand. Ora vorrei chiedere ad Andrea come lui e il suo team hanno affrontato le principali difficoltà tecniche di eseguire un lavoro di così grande complessità. Grazie Matteo per la domanda. Sicuramente abbiamo incontrato diversi temi, diverse criticità da risolvere, alcune parti delle nostre expertise, altre mai affrontate anche, e mi permetto di citarne 4. La prima è stata la sfida più ambiziosa, cioè quella verso l'accessibilità, perché se è vero che non si può scendere a compromessi sulla qualità, sulla visualizzazione di prodotto, sul progetto architettonico, allo stesso tempo non potevamo rendere l'esperienza pesante o non accessibile da un semplice dispositivo o in condizioni di connettività non ottimale. Ecco perché abbiamo lavorato su uno sviluppo multirisoluzione che permettesse di tenere alta la qualità in contesti di alta performance e allo stesso tempo di minimizzare il peso in condizioni estreme. E questo è stato un primo vero touch point importante. Il secondo aspetto è legato all'integrazione, perché ricordo Matteo in una delle prime riunioni ha detto non deve essere un videogioco, la realtà virtuale, il metaverso sembra forse sempre un po' troppo un videogioco e invece noi dobbiamo renderlo uno strumento di lavoro. Ecco che abbiamo realizzato un configuratore, dei personalizzatori di esperienza, ecco che le informazioni sono direttamente connesse a quella variazione che tu stai visitando, ci sono dei video di presentazione, dei totem, anche Valentina ricorda tutti gli aspetti che hanno richiesto molta attenzione per rendere questo progetto un'esperienza integrata, il vero sito e non una costola. Il terzo aspetto è legato all'immersività, perché come si rifletteva con Atelier OI, ci siamo resi conto che nel virtuale c'è il rischio di sentirsi soli. Ci devono essere quindi degli aspetti che rendono il nostro ospite, perché è un ospite, e lo rendano sereno, lo facciano sentire a casa. Ecco che ci sono degli elementi animati, c'è la presenza di un avatar che può in qualche modo guidare il nostro ospite e ancora c'è la possibilità di interagire con delle persone vere pronte per te in quel momento. Ed infine, l'aspetto forse ancora più sfidante, se si può definirne uno tra i tanti, è quello della integrazione tra reale e virtuale, perché per dare un senso anche per esprimere al meglio la semantica di Atelier OI dal punto di vista architettonico bisognava portare a Murano questo progetto. Ecco che con un'attività di fotogrammetria siamo andati quindi a ritracciare proprio le stesse case che ci sono accanto alla proprietà Vistosi e a riproporle nel virtuale così come sono nel reale. Questo dà quel tocco in più che ti fa sentire di essere a Murano, ti fa sentire la magia di Murano. Concordo pienamente ed aggiungo che queste difficoltà, queste migliorie tecniche di performance sono state sviluppate nel tempo e sviluppate mentre gli altri gruppi di lavoro stavano andando avanti a fare il loro lavoro e non sapevano che alla fine il tuo team sarebbe riuscito ad arrivare a risolvere diciamo, la parte più importante, che è quella che la navigazione fosse fluida. Ora lascio l'ospite continuare la visita all'interno del museo e prima di tutto vorrei salutare Valentina Gasparoni, la nostra responsabile marketing, Andrea Pilotto di Wow Solution e i 3 co-founder di Atelier OI, Armand Louis, Aurella Bay e Patrick Raymond. Prima di lasciarvi vorrei ricordarvi che potete chiamare in questo momento un partner che da tutto il mondo aspetta ora o su appuntamento una vostra chiamata per presentarvi le collezioni, darvi tutta la consulenza e portarvi a visitare nel dettaglio il museo. Arrivederci al prossimo incontro. Arrivederci. Arrivederci.